431 anni luce per arrivare alla stella polare. Oh, non vivremo abbastanza. Buongiorno comunque. Buongiorno a tutti, Noi siamo sempre al Cerco Azul. Abbiamo dormito qua questa notte, eravamo da soli. Purtroppo non abbiamo potuto vedere le stelle perché era nuvoloso. Al Hierro non ci siamo mai sentiti terrorizzati, in timore che ci possa succedere qualcosa. Anche ieri Davide ci ha detto che loro lasciano porte aperte, macchine con le chiavi dentro. È tutto molto tranquillo. Hierro è un'isola ancora vecchia maniera, chiamiamola così. Comunque abbiamo questo panorama splendido del golfo e adesso, anche se il tempo è un po' così così, adesso ci muoviamo ancora un po' e andiamo a vedere una cosa che ancora non siamo riusciti a vedere. Finalmente è uscito un po' di sole, anche se il vento continua a picchiare forte. Ci siamo spostati dal Cerco Azul di pochi chilometri, saranno 6-7 chilometri, e andiamo a vedere Arenas Blancas, che, come dice la parola stessa, è l'unica spiaggia di sabbia chiara di tutta El Hierro. Purtroppo in questa situazione il vento non ci permette nemmeno di fare una bella dronata. Guardate un po', sabbia chiara, un misto di chiara e un po' più scura. Qui è tutta roccia nera e quindi vedere questa sabbia così chiara è stranissima la cosa. Mamma mia, che onde oggi! Non riusciamo a goderci più di tanto il mare in questi giorni a El Hierro, purtroppo, perché queste condizioni di burrasca diffuse in tutte le Canarie stanno diventando abbastanza pesanti. Comunque la spiaggia è molto bella. Guarda, la vedi? È pieno, eh? E guardate che carina questa, una micro spiaggetta. Bella. Non vado oltre perché ho paura che arrivino le onde addosso. Qui sembra Lanzarote per il nero della roccia. Questa parte di Hierro è davvero bella. Noi sono ormai 8 giorni che siamo qua e praticamente c'è sempre stato vento, ma ci hanno detto che in questa stagione è normale. Ieri Davide ci diceva che invece durante l'estate qua il mare è piatto. L'Arena Blanca mi ha distrutto. Troppo vento, ho già mal di testa, non ce la posso fare. Oggi non è giornata, quindi saliamo un pochino più su, nella parte un po' più alta di questa baia del Golfo.
visto che il troppo vento non ci permette di utilizzare il drone, almeno droniamo con la GoPro a mano salendo sulla strada. Questo paesino, il primo che incontriamo, che si vede appena qua sopra, è la Sabinosa. Allora, ci siamo fermati per una breve sosta nel villaggetto della Sabinosa. È un villaggetto molto tranquillo, infatti c'è un silenzio assoluto e da quel che posso percepire qui tengono moltissimo alla Bahada, ossia la processione che viene fatta, ve ne abbiamo già parlato, nel mese di luglio ogni 4 anni, e qui ogni muro rappresenta immagini della Virgen e della processione. Sì, questo della Sabinosa è uno di quei borghetti originali dove vivono proprio i guerrini. Ci hanno detto i più antichi abitanti di El Hierro, hanno sempre vissuto qui. Ci siamo sistemati qui su questo punto panoramico subito dopo Sabinosa, che è quella laggiù, la vedete là in fondo, il paesino abbarbicato sulla montagna. Betty sta preparando un po' di pappa, pausa pranzo, si sacrifica per noi e noi però ci ammiriamo questo splendido panorama. È veramente bella qua, la zona molto selvaggia. Allora, adesso, dopo una pausa pranzo, vogliamo invece andare a raggiungere quella chiesetta là sopra, che sarebbe la Nuestra Signora de Candelaria. Qui le Madonne sono due, o Candelaria o la Virgen de los Reyes. Sono queste due che gli piacciono qua, che sono particolarmente venerate. Qui siamo al paesino della Frontera, adesso abbiamo una salitina di qualche scaletta abbastanza rapida e arriviamo qui in cima a vedere la vista da lassù. Sembrano corti, ma in realtà sono lunghi e ripidi, quindi anche abbastanza faticosi. Eccoci che ci siamo. E beh, da qui c'è una bellissima vista su tutta la Valle del Golfo. Ci giro attorno e ve la faccio vedere. La montagna e tutta la valle. Il vento continua ancora. Non molla proprio. Siamo tornati qui in questa bella area camper della Massetta, in riva al mare. Stranamente ci sono solo 2 camper, è venerdì sera e pensavamo ce ne fossero di più perché col weekend qua tutti vanno in vacanza, per cui va bene. Adesso siamo qui, siamo sistemati bene, posizione ottima e con questo siamo un po' stanchini, quindi per adesso Vi salutiamo.
buonanotte. A sto punto torneremo domani. Ciao ciao. Ciao belli! Buongiorno, sono già le 2 del pomeriggio, ma salutiamo solo ora perché ci siamo fermati sempre qui alla Massetta, un po' a lavorare al computer, un po' a fare varie previsioni di viaggio, insomma è venuto tardi, quindi abbiamo pranzato sempre qui e ora ci muoviamo. Abbiamo fatto un po' di spesa di prodotti Herregni. Abbiamo preso, adesso vi facciamo vedere, del miele che ci mancava, quindi del queso misto, cabra e vaca. Abbiamo preso 2 bottiglie di vino e soprattutto abbiamo preso il dolce tipico del Hierro. Eccolo qua. Sono delle quesadilla. Sono i dolci tradizionali del Hierro, che sono con Farina, uova, formaggio anice, cannella e scorza di limone. Poi li assaggiamo e vi facciamo sapere come sono. Non siamo tanto golosi di dolci, però è un dolce tradizionale Herregno, vediamo com'è. quindi lo si deve assaggiare. Ora stiamo salendo nuovamente in montagna. Per la nostra pausa quesadilla raggiungiamo il Mirador della Peña, dove dovremmo avere una bellissima vista sulla Valle del Golfo. Lì c'è anche un ristorante. Siamo arrivati al Mirador della Peña. Anche qua, come in quasi tutte le isole Canarie, c'è la mano di César Manrique, l'artista canario nato a Lanzarote. Siamo a 800 metri d'altezza, siamo sopra il golfo e ammiriamo il golfo dal panorama del terrazzo del ristorante che noi vedevamo dal park della Massetta. Vedevamo illuminate le luci alla sera, che ha un panorama veramente eccezionale. È che come al solito qua nell'isola di El Hierro c'è questo vento da nord sempre molto forte che porta questa nuvolosità condensata di nubi, di nebbie qui in alto. Comunque andiamo a vedere un po' il panorama. Che spettacolo! Che meraviglia! Siamo proprio a strapiombo. Beh, questo è il ristorante che è meraviglioso. Guardate che bella, con vista sul panorama che abbiamo visto sotto poco fa. Stupendo. Eccola anche qui la mano di César Manrique. Anche qua al Mirador della Peña hanno girato la serie Hierro. E anche qua comunque la sapiente mano del nostro César ha saputo dare un tocco magistrale alla natura. Grande artista, non a caso dell'epoca dei Dalì, notevole, davvero notevole. La posizione è davvero pazzesca. E questo ristorante con vetrate vista Valle del Golfo è stupendo. Non ha i prezzi dei guacince, però insomma. Un po' differente. Soprattutto per essere qui in Canarie dove i prezzi sono abbastanza calmierati. Ma soprattutto per essere qui in Canarie noi abbiamo un clima molto irlandese, infatti questo sembra quasi di essere in Scozia, in Irlanda, con questi panorami, questo verde intensissimo che è raro trovare alle Canarie, dove sostanzialmente c'è più colore giallo e nero. Qui invece c'è proprio un verde intensissimo, molto molto bello.
Fiorellini che nascono nei punti più impensati della roccia. Incredibile. Cosa vedi di interessante? Stavo guardando i parcheggi dove abbiamo dormito le notti scorse, quanto sono intasati. Più di 1 o 2 camper non ci sono. La grandezza di César è che è riuscito a fare anche la canna fumaria del ristorante utilizzando pietre vulcaniche locali. Guardate. Bellissimo anche questo tronco di ginepro disseccato. Carletto qua sul bordo e la Bettina al riparo dal vento. Allora, assaggiamo o no questa quesadilla, Mauro? Vai, assaggiamola. A forma di fiorellino. Proviamo a tagliarla a metà, vedere com'è. Descrivila. Buona, perché a me le tortine, i dolcetti troppo dolci non piacciono. Questa invece si sente tantissimo l'anice. Morbida. Sì, non è troppo dolce, quindi è un dolce non troppo dolce. Quindi sì, positivo, assolutamente sì. Un formaggio gli dà morbidezza. Sì, valido, merita. Siamo saliti ancora un po' più in alto su quest'isola. Siamo al Mirador de Hinama. A 1300 metri d'altezza. Fa freschino. Purtroppo il tempo è ancora grigio, bigio. Vediamo cosa si vede da quassù. Qui parte questo sentiero del Hinama, 4.388 metri di lunghezza. Direi che con questo tempo non è il caso che lo facciamo noi. Troppo freddo, umido, nebbioso. Non mi va. Va giù un poco questo sentiero. Stavo cercando di seguirlo, ma è bello impegnativo. È molto bella la conformazione degli Hierro, perché noi siamo adesso su questa parte alta, 1300 metri circa, e abbiamo quasi un altopiano che percorre tutte le montagne che abbiamo qui di fronte, fino ad arrivare al Pico de Malpaso che abbiamo raggiunto qualche giorno fa, 1500 metri. Che è sempre in mezzo alla nebbia laggiù, lo vedete? Indeciso se fare il sentiero, Mauro? No, non ci scendo così di quota. Ho già capito. Risaliamo. Betty è già arrivata sul Belvedere. Una terrazza sul vuoto.